Benvenuti al Killiani. Oggi siamo di fronte a un grande conflitto, un'annosa questione che nel corso dell'ultimo secolo ha fatto litigare amici, ha portato fratelli a sfoderare le spade l'uno contro l'altro e probabilmente ha causato anche qualche divorzio. Batman o Superman? Chi è il più grande eroe di tutti i tempi? Chi è più forte? Chi ha le storie migliori? Insomma, chi è il migliore? In questo video andremo a rispondere a tutte queste domande, tenendo un vero e proprio punteggio per entrambi gli eroi, per decretare con prove alla mano chi tra Batman e Superman meriti di essere definito il più grande supereroe della storia. Togliamoci subito il dente con una delle questioni più tossiche. Chi vincerebbe in uno scontro tra i due? Ovviamente la risposta corretta sarebbe dipende. Ma visto che internet odia i democristiani, cerchiamo di dare una risposta più solida. Premettendo che i due si siano scontrati diverse volte nel corso dei decenni e che ciascuno abbia portato a casa sia vittorie che sconfitte, dobbiamo riconoscere che la costante è sempre una. Batman fa sempre una fatica immensa, ha bisogno di piani, preparazioni, aiuti esterni e spesso non arriva nemmeno a vincere, ma solo a rallentare o fermare temporaneamente l'avversario. Credo che la versione più realistica di uno scontro tra i due personaggi la troviamo in Batman e il ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller, dove Batman riesce a fare davvero male al kryptoniano, ma rimane comunque sconfitto in termini di pura forza bruta, guadagnandosi però una vittoria morale. Siamo 1-0 per Superman. Il valore di un eroe si misura anche e soprattutto dai suoi nemici. Molti nemici, molto onore, come direbbe qualcuno di pelato. Non ricordo chi, forse Lex Luthor? Qui, ragazzi, non giriamoci troppo attorno. Superman ha sicuramente dei villain intriganti come Luthor stesso o Darkseid, ma il cast di Freaks di Gotham non ha senso. Anche togliendo i più famosi, Joker, Poison Ivy o Due Facce, abbiamo comunque un'intera città di matti con interessanti storie da raccontare e che, nel corso dei decenni, hanno conquistato il cuore dei lettori. Insomma, una vittoria per Batman fin troppo scontata. Metropolis o Gotham City? Qual è la più iconica? Anche qui credo che per l'azzurrone ci siano poche speranze. Ragazzi, non fraintendetemi, Metropolis è bella, ci vivrei volentieri, probabilmente. No, scusate, è in America, non vivrei mai in un continente così poco civilizzato, ma diciamocelo. Gotham è iconica, è la città dei fumetti per antonomasia, con le sue costruzioni gotiche, i suoi colori che sembrano usciti da un film noir senza tempo, con il fumo che esce dai tombini e quell'aria opprimente che ci ricorda come essa sia un manicomio a cielo aperto, dove criminali e mostri sono in agguato nel buio. Gotham è un personaggio vivo tanto quanto Batman stesso, una città con un cuore e un'anima oscura che è entrata nell'immaginario collettivo di tutti noi. Se proprio volessimo provare a salvare l'azzurrone, potremmo effettivamente dire che le location delle sue avventure sono più vaste, con run che esplorano mondi alieni o dimensioni esterne, ma nessuna di queste riesce a competere con la nostra amata Gotham City. Siamo 2-1 per il Cavaliere Oscuro, che si porta in vantaggio. Parliamo ora del lato editoriale dei personaggi. Chi è stato storicamente più importante? La risposta potrebbe sembrare banale, ma non lo è. Entrambi i personaggi si passano pochi anni e sono in giro da quasi un secolo, diventando a conti fatti mitologia moderna. Batman ha un grosso merito, quello di aver reso i fumetti mainstream più adulti e oscuri negli anni '80, proprio grazie a quel ritorno del Cavaliere Oscuro che abbiamo citato prima. Se oggi i fumetti di supereroi non sono solo per bambini, non troppo svegli, è merito di Batman e di Watchmen. Ma Superman è stato il primo in assoluto, il primo a indossare un mantello e un costume contro il male e l'ingiustizia, a schierarsi con i più deboli e a sfoggiare poteri inumani. Superman è il supereroe, l'origine del genere, e se oggi parliamo di questi uomini straordinari, di questi nuovi dei, lo dobbiamo soltanto a lui. Se proprio vogliamo provare a risollevare Batman alla luce di quanto detto, possiamo dire che nel periodo moderno si vedono molti più fumetti di Batman in giro. O meglio,
Non so quanto sia una mia percezione o un dato reale in questo caso, ma voglio portarvi dei numeri. Comprando principalmente fumetti in formato omnibus e avendo l'obiettivo di collezionarli tutti, ho notato come quelli di Batman siano quasi un terzo del numero dei volumi totali, battendo a piene mani quelli di qualsiasi altro personaggio, Superman compreso. Anche andando in fumetteria, ho sempre la sensazione che i fumetti di Batman siano tantissimi, quindi penso che, almeno al momento, il personaggio abbia maggiore mercato, cosa che da un lato è un bene per questo vigilante, ma che rischia facilmente di creare stagnazione e sovrabbondanza di materiale, tanto da rendere il lettore saturo di contenuti. Alla luce di ciò, possiamo comunque decretare che Superman vince in termini di importanza editoriale. 2-2, signori, ma la partita è ancora aperta. Torniamo a parlare di cazzotti. Questa volta facciamolo prendendo ad esempio le versioni più potenti di questi personaggi, per capire chi ha raggiunto vette di potere più alte. Per quanto riguarda Superman, non ho dubbi che la sua versione più folle sia il Cosmic Armor Superman creato da Grant Morrison, una delle entità più potenti mai apparse sulle pagine dei fumetti. Parliamo di una versione di Superman ideale, l'archetipo stesso del supereroe e della speranza, che agisce su un altro piano narrativo, combattendo minacce extrareali e di natura editoriale e metanarrativa. Per Batman, invece, possiamo dire che la sua versione più forte sia quella del Batman che ride, quando diventa il cavaliere più oscuro di tutti. Un essere malvagio che unisce l'intelligenza e la volontà di Batman alla crudeltà e alla follia di Joker, e il tutto con poteri cosmici multiversali. Ora, entrambi sono personaggi assurdamente e stupidamente potenti. Ma chi tra questi è il più forte? La risposta è semplice. Ovviamente Superman Cosmic Armor. Perché se il pipistrello arriva, sì, a livello multiversale, egli è ancora parte della storia narrata. È ancora un personaggio, per quanto potente. Superman invece è di più. Superman è fuori dalle regole della storia, è un'idea pura. Sembra che quando si tratta di menare le mani, nessuno raggiunga Superman, che si porta a 3-2. Parliamo ora di adattamenti e trasposizioni, sia animate che live action. In questo caso credo che non ci sia molto da discutere. Superman ha avuto adattamenti interessanti, come l'ultimo film uscito o alcune sue versioni animate, ma non prendiamoci in giro. Il lavoro di Bruce Timm sul personaggio con Batman The Animated Series o Batman Beyond non hanno senso. Anche al cinema il Cavaliere Oscuro trionfa, con quei meravigliosi film di Tim Burton che rendono Gotham più gotica e freak che mai. Insomma, il Cavaliere Oscuro qui vince a mani basse. Siamo tre pari, ma la sfida è ancora aperta. Ragazzi, questa è davvero stupida come domanda. Ma abbiamo paragonato i muscoli e ora dobbiamo per forza paragonare il cervello. E qui anche il più grande sostenitore di Superman sarà d'accordo nel dire che Batman sia l'uomo più intelligente del mondo. Per ammissione dello stesso Lex Luthor, e sappiamo quanto Luthor sia orgoglioso della sua intelligenza. Quindi, diamo il punto a Batman, dicendo però che Clark è meno sciocco di quanto si possa pensare. L'azzurrone ha dimostrato più volte una spiccata intelligenza emotiva che lo rende capace di dire la cosa giusta alla persona giusta, riuscendo a prevenire il male prima con le parole che con le azioni. Un traguardo non indifferente. Punto a Batman, che arriva a 4 punti. Si sa, i nostri due eroi di oggi sono molto carismatici ed entrambi hanno guidato altri supereroi, ma chi è tra i due quello con la miglior leadership? Chi dovrebbe guidare la Justice League nel mondo del domani? Io credo che qui il punto vada a Superman. Per quanto Batman sia il migliore a guidare un gruppo militarmente parlando, in una missione o nell'elaborare strategie che prevedano l'azione coordinata di più elementi, diciamocelo, non è proprio la persona più socievole del mondo. La Bat Family e il gruppo che guida egli stesso non è esattamente una squadra equilibrata, e questo perché Batman è un uomo solitario, taciturno e pieno di problemi, molto più adatto ad agire in maniera solitaria che in gruppo. Batman è quello che combatte nell'ombra e talvolta si sporca le mani, cosa che altri eroi, meno umani e più divini, non farebbero. Superman invece comunica, fa del suo meglio, è un simbolo universale di speranza e altruismo.
Per questa ragione Superman, e solo lui, può essere il leader della Justice League of America, ricordando sempre che ha un grande amico nell'oscurità, pronto a guidare il gruppo in sua assenza e in caso di crisi. 4 punti per Superman. Ok, questa è una domanda difficile, a cui si potrebbero dare 1000 interpretazioni, ma vi dico la mia. Usiamo i semplici numeri. Il migliore eroe è chi ha salvato più gente o sconfitto più malvagi. Vedendola così, il numero di Superman è maggiore. Dopotutto lui salva costantemente l'intero pianeta o la galassia. Batman, salvo qualche eccezione, si occupa della sua città. So già le argomentazioni dei detrattori. Ma Superman ha i poteri, è uno scontro impari, per lui è facile salvare il mondo. E qui la dimostrazione che non avete mai aperto un fumetto di Superman. L'alieno ha sempre affrontato sfide commisurate alla sua forza, ha sempre faticato per salvare tutti. Pensate alla sua battaglia con Doomsday in La morte di Superman, dove ha rinunciato persino alla vita contro un avversario che sembrava imbattibile. Alla fine di tutto resta l'oggettività. Superman salva molte più vite di Batman. Non che quest'ultimo non abbia mai salvato il mondo o non abbia dato contributi chiave, ovviamente. 5-4 per Superman. Se invece parliamo di chi tra i due sia il personaggio più complesso, con la filosofia e la psicologia più affascinante, ovviamente anche qui entrambi sono personaggi profondi, con storie che scavano nel cuore e nella psiche degli eroi. Ma credo che il punto vada a Batman, che gode di un maggior numero di storie introspettive. Inoltre, la psicologia e la filosofia di Superman, per quanto belle, noi umani possiamo solo ammirarle da lontano, venendone ispirati, affascinati o disgustati, non importa, ma non potremo mai essere Superman. Batman, invece, possiamo capirlo molto meglio. Il trauma della perdita, le eterne battaglie con i propri demoni interiori, la paranoia e quell'eterna sensazione di essere non solo circondato da matti, ma di essere il più matto di tutti. Batman è anche volontà di superare i propri limiti, di fare l'impossibile e prendersi un posto tra gli dei, pur rimanendo umano. Siamo 5 pari. Con il prossimo punto vedremo il vincitore. Andiamo alla radice. Chi di questi supereroi ha le storie più avvincenti, più belle? Ovviamente entrambi hanno titoli incredibili dalla loro. Per Batman abbiamo The Killing Joke, Arkham Asylum, Il ritorno del Cavaliere Oscuro o Il lungo Halloween. Per Superman abbiamo All Star Superman e tutto il lavoro di Morrison, Stagioni, Redson, La morte di Superman e così via. Quindi abbiamo capolavori per entrambi. Quest'ultimo voto sarà forse il più personale di tutti. Seguite il mio ragionamento. Penso che Superman abbia, in linea di massima, una qualità delle storie migliore di Batman, almeno generalmente parlando. Non mi sono mai annoiato leggendo Superman, anche nelle storie più tranquille. Per Batman, invece, proprio a causa di quella mole di prodotti di cui abbiamo parlato prima, mi capita davvero troppo spesso di dovermi prendere pause dal personaggio o trovarmi in mano storie che mi stuccano presto, soprattutto in quella quantità. Superman, invece, avendo meno materiale, mi lascia sempre soddisfatto, con qualche nuovo piccolo gioiello, se non altro un'avventura entusiasmante e aliena. Troppi scrittori incompetenti hanno reso Batman sempre più realistico, soprattutto dopo i film di Nolan, puntando a un realismo eccessivo e poco entusiasmante. Se amiamo i fumetti di supereroi è perché l'impossibile avrà sempre più fascino del possibile. E cosa c'è di più incredibile di un alieno capace di volare nel cielo azzurro e di portare speranza a una razza maledetta? Superman prende l'ultimo punto e vince questa battaglia durissima. Ora tocca a voi. Fateci sapere cosa ne pensate. Quali sono le vostre storie di Superman e di Batman che preferite? Che avreste fatto vincere? Io credo che Superman sia l'eroe per antonomasia, ma ammetto che non era assolutamente preventivata la sua vittoria, che è arrivata naturalmente scrivendo per punti. Ho sempre trovato affascinante come il pubblico ami mettere questi due eroi a confronto, come se fossero destinati a essere nemici e venire alle mani. Mi ricorda un vecchio fumetto. Due folletti scanzonati litigavano proprio su questo argomento, su quale dei due fosse il migliore. Per loro fu più facile distruggere l'universo che andare d'accordo. E chissà perché ho la sensazione che nei commenti non sarete da meno.
Beyond Hall.